Allora ragazzi, dopo aver capito come si crea un progetto di tipologia Spring Boot, è ora di affrontare un attimo un piccolo recap sul per quale motivo è estremamente utile utilizzare Spring Boot e quali sono le caratteristiche che lo rendono praticamente una delle scelte più efficienti dal punto di vista operativo e quindi per lo sviluppo di servizi e microservizi. Allora, vorrei approfondire soprattutto perché tantissimi sono i pro dell'utilizzo di Spring Boot, però tre per me sono quelli fondamentali. Allora, intanto che è estremamente, o comunque sia la sua, è estremamente orientato allo sviluppo di microservizi perché ci aiuta a creare delle release totalmente indipendenti. Poi ovviamente è ovviamente creato e strutturato per la realizzazione, tra virgolette, di architetture di tipo MVC, quindi utilizzando il design pattern architetturale MVC. Vediamo la versione un po' più avanzata, quindi la versione più espansa che non ha soltanto un model view controller. Ovviamente se parliamo delle REST API possiamo eclissare totalmente la parte di view, ma utilizzeremo anche i services e le repositories. In più, tra virgolette, abbiamo una gestione autoconfigurante della dependency injection che praticamente ci semplifica la vita in una maniera davvero impressionante. Infatti, quando creeremo dei servizi e dovremo iniettarli all'interno di altri sistemi, cercheremo di capire qual è il concetto di bin, ok, di bin container e per quale motivo, quali sono le politiche di generazione di ogni singolo elemento. Ma andiamo per step. Guardate, la prima caratteristica che ci aiuta a comprendere qual è il pro, ok, uno dei pro più grandi dell'utilizzo di Spring Boot, è proprio la parte di embedded server, ovvero in pratica ogni singola tipologia di progetto che noi andremo a realizzare avrà il server automaticamente incluso all'interno del nostro sistema. Cosa significa? Vado a vedere un attimo, apro un po' Draw giusto per farvi comprendere. Allora, diciamo che qualche tempo fa, quando si utilizzavano le servlet, ormai parliamo di un po' di tempo in cui c'erano i dinosauri, tra virgolette, sulla Terra, allora immaginatevi che voi avevate a disposizione, ad esempio, una sola release del server. Noi conosciamo uno dei più famosi di Java, fondamentalmente, che è Apache Tomcat, ok? Ma l'idea è che, tra virgolette, venivano utilizzati anche altre tipologie di server, come per esempio Wildfly, Jetty, Undertow e così via. Ce ne sono ancora un po' di tutti i tipi, a seconda ovviamente di quella che è la vostra policy aziendale oppure la tipologia di applicazione. Però immaginatevi di avere un singolo server Tomcat. Allora, l'idea è questa, immaginatevi che tanto tempo fa i server erano effettivamente dei singoli PC, ok, dove girava questo servizio. Benissimo. Allora, l'idea è questa, quindi faccio un piccolo recap. Se questo è il PC, ok, diciamo lo ridisegno totalmente da zero, così vi ricordo un po' di networking. Se questo qui è il PC che voi avete a disposizione, no? Quindi questo qui è il PC. Avete a disposizione una certa tipologia di indirizzo, ok? Abbiamo per esempio il 10.2.6.9 che in pratica è l'indirizzo IP del nostro sistema, immaginatevelo sotto questo punto di vista. All'interno di questo PC c'era un servizio ovviamente chiamato Tomcat, ok? Che cos'è Tomcat? Il nostro web server. Tomcat, ok, ovviamente do per scontato che sappiate che cosa è un web server, soprattutto perché se vi approcciate per la prima volta a Spring Boot in modalità REST API. E a questo punto cosa succede? Al suo interno, quindi Tomcat è raggiungibile di solito grazie ad una certa tipologia di indirizzo che è la porta 8080, ok? Questo sarà ovviamente il nostro link. Bene, cosa succede? Che all'interno di questo Tomcat noi che cosa facevamo? Rilasciavamo, ok, delle applicazioni di tipologia eterogenea, esempio gestionale della ferramenta, ok? E questo aveva la sua vita, ok? Il gestionale della scuola ed era totalmente indipendente ovviamente dal server Tomcat, cioè scusatemi, dal gestionale di ferramenta e così via. Quindi questo qui gestione per esempio università. Allora l'idea è questa.
tutti gli elementi erano raggiungibili, ok? E utilizzavano questa base comune, quindi questa base che colorerò adesso in blu, che si chiama Tomcat, ovviamente che è il web server, che mette a disposizione ovviamente tutte le funzionalità di ogni singolo elemento. Bene, problema numero 1. Allora, tutti i servizi erano raggiungibili rispetto a questo indirizzo, ok, quindi il 10.2.6.9 e ovviamente la porta. Cosa significa? Guardate, l'approccio della servlet era proprio questa. Immaginatevi che tra il signor Pino, ad esempio, ok, che vuole raggiungere il sistema di gestione della scuola, che cosa doveva fare? Beh, guardate, se passiamo attraverso internet, scusatemi, voglio evitare di diszoomare soltanto per quello, così diventa un po' più gestibile. Il signor Pino aveva bisogno di specificare tramite il protocollo HTTP, perché il server web parla tramite il protocollo HTTP, sull'indirizzo 10.2.6.9, che mi permette, tra virgolette, grazie a questa informazione, di raggiungere attraverso internet questa tipologia di PC, però passando ovviamente attraverso la porta 8080 il servizio Tomcat. Attenzione, il servizio Tomcat io lo andavo, tra virgolette, ad identificare in questo modo, ok, ma senza diversificare quello che era il progetto di definizione. Per andare sul progetto, ok, io dovevo aggiungere fondamentalmente una rotta specifica, che per esempio quella di gestione scuola, ok? Immaginatevelo separato con l'underscore. Questo mi permette, tra virgolette, di attivare esattamente questa tipologia di oggetto, ok? Bene, se andavo per esempio a diversificare questo ultimo segmento con gestione ferramenta, ovviamente andavamo ad attivare non questa tipologia di progetto, ma quest'altra tipologia di progetto, ok? Fin qua niente di particolarmente eccezionale. Bene, questa tipologia di architettura ce l'abbiamo ancora oggi, non è passata totalmente di moda, assolutamente, è soltanto qual è la situazione. Bene, immaginatevi di avere la versione di server Tomcat, la 1.0, ok? Dopo qualche anno, tra virgolette, viene gestito, o comunque sia vengono sviluppate altre tipologie di versioni di Tomcat con degli aggiornamenti, con delle nuove funzionalità, e praticamente cosa succede? Ci ritroviamo a sviluppare una nuova tipologia di applicazione, che potrebbe essere quella ad esempio, la gestione dell'alimentari, che ha la particolarità, ok, di essere eseguita sulla versione, quindi come requisito minimo, ok, Tomcat, la versione 2.0. Allora, tecnicamente questo requisito minimo non va a matchare, adesso mi serve di zoomare, perdonatemi, non va a matchare quello che è la versione di Tomcat che abbiamo installato in questo sistema, e quindi incomincia a diventare un attimo complesso. Perché? Perché dovremo installare un altro server di tipologia Tomcat, associargli un'altra porta, ed incomincia a diventare molto complesso, ok? Quindi diciamo che l'utilizzo, comunque sia l'installazione su un server, quindi su un server fisico, se vi immaginate questo qui è un computer effettivo, quindi su un server di più servizi di tipo web server, incomincia a diventare molto complesso. E soprattutto perché configurare Tomcat non è proprio una passeggiata, ok? E l'esposizione delle porte soprattutto non ci viene così in maniera semplice. Allora, cosa succede? Beh, questo incomincia a diventare un grosso problema. Sviluppo di applicazioni aggiornate che utilizzano nuove feature, non le posso piazzare lì sopra. Bene, e questo è il primo. Seconda tipologia di problematica che noi abbiamo a disposizione è che se succede qualcosa al gestionale della ferramenta, ok? Ovvero va in un exception, oppure va a, tra virgolette, diciamo che un exception è abbastanza gestita, non abbiamo troppi problemi nel gestire questo elemento, però immaginatevi che c'è qualcosa che non va nella nostra applicazione, se causa un crash ovviamente del nostro server Tomcat, tutte le altre tipologie di applicazioni che praticamente vanno ad utilizzare sempre lo stesso identico servizio, praticamente crashano anche quelle. E quindi il concetto di resilienza, ok? Che cos'è la resilienza? La capacità di un sistema di resistere alle perturbazioni e quindi anche ai crash, praticamente viene meno, ok? E quindi
questa tipologia di applicazione, o comunque sia la filosofia per cui all'interno di un singolo server vengono inserite tante applicazioni di natura diversa, praticamente non ci porta ad avere una sopravvivenza del nostro sistema in caso di problemi, ok? Bene, allora Spring Boot che cosa fa? Ci aiuta, soprattutto nella versione web, quindi con il plugin Spring Boot Web che abbiamo inserito, ci aiuta, tra virgolette, a risolvere intanto questo grosso problema, che è il problema della resilienza. Allora, l'idea è questa. Se immaginiamo esattamente lo stesso identico computer, guardate, vado a copiarmi tutta questa struttura, la ripulisco un po', ok? Immaginatevi che ancora non facciamo nessuna tipologia di richiesta, il PC è sempre questo, tolgo ovviamente il web server Tomcat, il gestionale, vabbè, ho tolto praticamente tutto. Allora, immaginatevi che per ogni singolo progetto che voi andate a sviluppare, praticamente voi integrate una release particolare di Tomcat. Cosa significa questo? Che in pratica voi immaginatevi una cosa di questo genere. Ok, questo qui sarà sempre la mia versione di Tomcat, quindi per esempio la chiamo web server Tomcat. Questa qui sarà la versione 1.0. Benissimo, allora a questo punto cosa succede? Immaginatevi di avere al di sopra e quindi di montare su questa tipologia di web server la vostra applicazione, quindi gestionale, che era della ferramenta. Ok? Bene. Ad un certo punto ovviamente vi ricordo che questo sarà raggiungibile attraverso la porta 8080 e vabbè, fin qua niente di particolarmente diverso da quello che noi abbiamo fatto prima, ok? Giusto una questione di organizzazione, mi sposto tutti questi elementi un po' più a destra perché mi serviranno un po' di frecce. Quindi questo qui è un collegamento, tra virgolette, che viene effettuato direttamente verso questo server, ok? Bene, allora l'idea è la nostra software house incomincerà a sviluppare delle altre tipologie di applicazioni che utilizzeranno Tomcat sempre nella versione 1. Va benissimo. Allora guardate cosa succede. Utilizzando Spring Boot io posso ricreare, tra virgolette, un'altra release di Tomcat, ok? Che ovviamente utilizzerà il gestionale della scuola, ok? Che però è totalmente isolata non solo a livello di progetto, perché questo progetto sarà sicuramente diverso da questo, ma è anche isolato anche a livello di raggiungibilità del processo su cui gira e quindi i web server saranno totalmente diversi. Problema numero 1. Non possiamo associare però due processi alla stessa porta, perché in un computer questo equivale ad un'ambiguità. Vi ricordo che a livello proprio operativo su un computer non posso effettuare delle ambiguità poiché si blocca ovviamente il processo decisionale, non è un'intelligenza artificiale. E quindi cosa succede? Ho la possibilità di creare delle altre porte totalmente indipendenti da quella di prima, che mi permettono, per esempio, sulla porta 8081 di avere a disposizione un altro e totalmente indipendente web server. Quindi forse abbiamo già capito qual è il concetto principale. Allora a questo punto cosa succede? Quando arriva la mia nuova tipologia di applicazione, come abbiamo detto prima, che non utilizzerà per esempio Tomcat nella versione 1, ma utilizzerà la 2.0, ok? Che sarà il gestionale dell'università, università, praticamente cosa faremo? Dovremo soltanto aprire una nuova porta e esporla verso l'esterno, quindi questa qui sarà la 8082 per andare direttamente ad identificare quest'altro processo e quindi questa nuova versione di Tomcat, vedete? Bene, vediamo se riusciamo a risolvere tutto ciò che abbiamo detto prima. Il problema della resilienza. Beh, allora, se mi crasha l'applicazione ferramenta, crasha la mia applicazione Tomcat, ma le altre rimangono comunque raggiungibili. Avete visto? Quindi fondamentalmente potrei operare direttamente su questa release senza creare dei disservizi. Ok? Quindi la scuola e l'università continuano a funzionare in maniera totalmente indipendente. Perfetto. Poi per quanto riguarda l'indipendenza o comunque sia dalla tecnologia, beh, se ci fate caso, noi qui abbiamo utilizzato la versione 2.0 e quindi siamo anche addirittura indipendenti dalla release. E se voglio per esempio fare un aggiornamento soltanto sul software gestionale della scuola e lo porto per esempio alla 1.1, allora a questo punto vedete il livello di indipendenza come ci risolve molte situazioni?
Bene, e allora a questo punto ci rimane da capire come il signor Pino può andare a richiamare effettivamente ogni singolo servizio. Beh, esattamente come prima, il signor Pino nel suo browser dovrà utilizzare un http che cosa? 10.2.6.9, ok? E utilizzare il numero di porta, ad esempio la 8081, e che cosa fa? Beh, la 8081 si collega esattamente a questo elemento. Vedete? Attiva questa rotta, attiva questa invocazione, ovviamente va sul gestionale della scuola in maniera totalmente indipendente. Quindi non mi serve più specificare la path di progetto, quindi l'ultimo segmento con slash gestionale scuola o altro, perché sono proprio dei server totalmente indipendenti e se succede qualcosa a questo elemento non va ad intaccare ovviamente tutti quanti gli altri. E questo è il primo motivo per cui Spring Boot ci risolve effettivamente tutta la parte operativa del nostro sistema. L'ultimo concetto su cui vorrei focalizzarmi, ma viene da sé, tra virgolette, quando abbiamo cioè già guardando questa tipologia di approccio, è la gestione del microservizio. Bene, guardate, faccio un attimo un focus, ovviamente copiandomi questo piccolo diagramma, ok? Cancellando tutte quante le informazioni, per esempio di ferramenta, quindi mi porto soltanto al sistema di gestione della scuola, lo lascio così e poi elimino tutto ciò che non mi serve. Bene, mi manca internet, la nuvoletta che è voluta scappare, un po' come la nuvola Speedy. Allora, praticamente cosa succede? Immaginatevi ovviamente di effettuare questa tipologia di connessione sul sistema di gestione della scuola, però tecnicamente a livello operativo ed architetturale, se voi immaginate il sistema di gestione della scuola, al suo interno potrebbe essere composto da altre tipologie di elemento, quindi immaginatevi il sistema di gestione, quindi gestione degli studenti. Ok? Immaginatevi un altro microsistema, tra virgolette, ovviamente questa è una composizione di elementi, gestione dei docenti e la gestione, ad esempio, degli esami. Ok? Allora, l'idea è questa, quindi tutto quanto il sistemone che abbiamo qui sotto, ok, datemi solo un secondo così faccio tutti gli allineamenti e siete tutti felici rispetto a questo. Allora, tutte queste tipologie di approccio che noi stiamo cercando di sviluppare potrebbero avere a disposizione questa tipologia di elemento, quindi questi tre sottosistemi che sono indipendenti. Cioè, tecnicamente non è che sono indipendenti, uno dipende effettivamente dall'altro. Ok? E quindi se succede qualcosa sugli esami potrebbe andare ad impattare fondamentalmente tutti quanti gli altri elementi. Bene. Il concetto di Spring Boot è talmente tanto estremizza talmente tanto il concetto di indipendenza e di resilienza che addirittura potremmo creare totalmente tre servizi differenti per ogni singolo sottosistema o per ogni singola tipologia di approccio e di applicazione che noi andremo a sviluppare o comunque sia che ci andremo a realizzare. Quindi cosa significa questo? Beh, immaginatevi proprio una situazione di questo genere. Facciamo così, me la indipendentizzo proprio a questi livelli. Bene, una parte si occupa soltanto della gestione degli studenti, una parte si occupa della gestione dei docenti ed una parte si occupa soltanto della gestione degli esami. E allo stesso identico modo, guardate, io posso ovviamente cambiare la porta, è necessario per quello che vi ho detto prima, ovviamente, ed ogni singolo sistema sarà totalmente indipendente. Quindi, grazie a questa tipologia di approccio, questo si chiama approccio a microservizi. Per quale motivo microservizi? Beh, perché tecnicamente, a differenza di quello di prima, i servizi che sto realizzando sono microscopici, ovvero sono molto più piccoli rispetto alla loro totalità e la loro somma, ok, mi realizza il sistema gestionale della scuola. Ovviamente la gestione degli studenti dovrà parlare con la gestione dei docenti e con la gestione degli esami, passando ovviamente sempre tra le porte, ma lo vedremo un po' più nel dettaglio, nello specifico quando andremo avanti con la gestione delle REST API in Java. Quindi capite che concettualmente questo prende tutto il pro, tra virgolette, di ciò che abbiamo visto prima. Infatti è resiliente poiché se qualcosa non va sulla parte degli esami non mi funziona il mio sistema di gestione degli esami perché causa un crash ad esempio del mio Tomcat, ma la gestione degli studenti, la gestione dei docenti funziona lo stesso, quindi il docente può vedere il suo profilo, lo studente può vedere il suo profilo.
ok? Quindi non vedo una pagina bianca su tutto, capite qual è il concetto? Non funziona soltanto per esempio il sistema di prenotazione, ok? Stessa identica situazione per voglio fare un aggiornamento soltanto sulla gestione dei docenti, questo qui lo porto alla versione 1.8 e posso farlo. Ok? Quindi capite benissimo che questa tipologia di approccio estremamente indipendente risolve molte situazioni e addirittura ci aiuta a separare, ok, anche sistemi molto grandi, causando ovviamente l'inserimento e l'adozione, ok, dell'approccio orientato ai microservizi.